Vuoi buttare tutta la tua attrezzatura perché le foto che tiri fuori non sono abbastanza nitide? Aumentare la nitidezza in post-produzione è piuttosto semplice, basta agire su un paio di cursori di Photoshop o di altri software più specializzati. Il risultato però spesso è deludente e quasi sempre innaturale. Nella realtà la nitidezza va conquistata in ripresa, ma al contrario di quanto si crede, il risultato dipende molto di più dalla tecnica di scatto utilizzata piuttosto che dall'attrezzatura. In questo tutorial ti spiego come fare le foto più nitide possibile utilizzando quello che hai già. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. In questo tutorial ti spiego come ottenere foto perfettamente nitide utilizzando la giusta tecnica fotografica. Stai con me fino alla fine perché se le cose dovessero andare male in ripresa c'è comunque una possibilità di intervento potentissima da utilizzare in post-produzione. Prima di tutto, che cos'è la nitidezza? È un insieme di contrasto e risoluzione. La risoluzione si riferisce a quanti dettagli sono visibili, il contrasto a come sono visibili. L'insieme, l'equilibrio di questi due fattori ci fa dire che una foto è bella nitida. Prova ad immaginare una fotografia con tantissimi dettagli, anche molto piccoli, ma dal contrasto bassissimo, dunque dove è tutto più o meno grigiastro, e ti sembrerà quasi sfocata. Al contrario, una foto anche con pochi dettagli, ma dove questi sono molto staccati da di loro per via appunto del contrasto, ti sembrerà più nitida. Quello che andiamo cercando è l'equilibrio. I fattori che influenzano la nitidezza di una foto sono il soggetto e la sua texture, la luce che lo illumina, la messa a fuoco, l'eventuale presenza di sfocatura di movimento o motion blur, la profondità di campo e da ultimo l'attrezzatura che utilizzi. Vediamoli uno alla volta. Il soggetto deve essere adatto, la sua texture deve prestarsi, deve mostrare dei dettagli che possano essere in qualche modo esaltati dalla nitidezza. Immagina di voler ottenere una foto ultra nitida con come soggetto un neonato. La sua pelle liscia difficilmente si presterà ad una comunicazione ragionevole una volta portata all'estremo la nitidezza. Se invece del neonato stai fotografando un contadino anziano con la pelle segnata dal sole, la nitidezza portata anche un po' all'estremo avrà un valore comunicativo e dunque valorizzerà il soggetto. Quindi il soggetto deve essere adatto e soprattutto la sua superficie, la sua texture deve presentare dei dettagli che poi potremo esaltare. La luce, oltre ad essere un componente evidentemente fondamentale della fotografia, non dimenticarti proprio il significato etimologico della parola fotografia, è anche un aspetto cruciale per quello che riguarda la nitidezza. Una luce dura tenderà ad esaltare i dettagli del soggetto, al contrario una morbida, avvolgente, tenderà a rendere tutto molto più uniforme, ma è soprattutto la direzione che è importante. Una luce frontale, dunque, che arriva dalla stessa direzione dalla quale stai riprendendo, tende a rendere tutto più piatto, anche se si tratta di una luce dura. Pensa banalmente alle foto che fai con il cellulare e la piccola torcia, il flash del cellulare stesso. Una luce laterale, radente, invece esalterà tutti i dettagli superficiali. Altro punto fondamentale è la messa a fuoco. Con le moderne macchine tendiamo a dimenticarci di questo aspetto, che però è molto importante per ottenere una buona nitidezza. La prima cosa è la differenza tra mettere a fuoco nel punto centrale e poi magari ricomporre l'immagine e invece il mettere a fuoco direttamente sul tuo soggetto. Quando fai questa operazione, dunque, metti a fuoco e poi ricomponi, stai dando per scontato che il tuo obiettivo sia praticamente perfetto e che dunque una cosa che si trova al centro sia a fuoco esattamente sullo stesso piano di una che si trova invece più lontana verso la periferia del fotogramma. Questa cosa non è quasi mai vera, neanche con gli obiettivi di un certo livello, per cui se ne hai la possibilità vale sempre la pena di mettere a fuoco nel punto dove si trova il soggetto, spostando proprio il punto di messa a fuoco sul tuo soggetto. Se
ad esempio utilizzi una reflex e spesso questa operazione non è possibile, quando fai questa operazione, dunque metti a fuoco in un punto e poi ricomponi l'immagine, fai attenzione a non spostarti avanti e indietro e a non far spostare il soggetto, perché anche questo causerà un errore, se vuoi significativo, che dunque sposterà la nitidezza dell'immagine in un piano dove non ti interessa. Considera anche di mettere sempre a fuoco sulla parte più importante del tuo soggetto. Se è un ritratto è facile, è l'occhio più vicino alla macchina. Quando il soggetto è un po' più complesso, riflettici un attimo, perché se stai, per esempio, riprendendo una fontana, potresti poter mettere a fuoco il muretto della vasca, così come invece il punto centrale da dove esce il getto. È una scelta creativa che va ad influenzare il punto dove ci sarà la massima nitidezza. E siamo arrivati al fattore forse più importante quando si tratta di perdere nitidezza. Ti sembra un gioco di parole, ma la sfocatura di movimento, la cosiddetta motion blur, il mosso o il micromosso, sono tra le principali cause della perdita di nitidezza delle nostre immagini. Per evitare questo fenomeno ci sono una serie di accorgimenti piuttosto numerosi da seguire, il primo dei quali è quello di utilizzare un tempo di scatto sufficientemente veloce. Questo sufficientemente va valutato in base alla tua attrezzatura, sostanzialmente facendo delle prove. Ai tempi della pellicola c'era una regola empirica che diceva che il tempo di sicurezza era uguale al reciproco della focale che stavi utilizzando. Dunque, per fare foto ferme con un 50 mm dovevi utilizzare un cinquantesimo, ai tempi un sessantesimo di secondo. Se volevi essere proprio tranquillo dovevi dimezzarlo e portarlo a un 125esimo. Ecco, al giorno d'oggi questa cosa purtroppo non si può più applicare, non così brutalmente. Quello che puoi fare è fare delle prove, perché la cosa dipende molto dalla risoluzione della tua macchina, dai sistemi di stabilizzazione, da quanto hai la mano ferma, da quanto vibra il tuo apparecchio, da una serie di cose tali per le quali appunto una regola così semplice non è applicabile. Devi fare delle prove. Nel mio corso di fotografia di paesaggio, lo trovi nel Video Zappo Fan Club, ti spiego un sistema per valutare proprio sulla tua attrezzatura questo parametro. In generale basta fare delle prove, ma dobbiamo anche impedire il più possibile alla macchina di vibrare. Questo con le mirrorless lo possiamo fare impostando la prima tendina elettronica, dunque l'otturatore della macchina fotografica verrà attivato solo per chiudere l'esposizione e non per attivarla, e in questo modo la macchina vibrerà di meno. Con le reflex possiamo fare la stessa cosa sollevando anticipatamente lo specchio, ma questo presuppone che stiamo usando un cavalletto. Quando usiamo un cavalletto fai estrema attenzione a dove lo poggi, perché è vero che il cavalletto ti permette di avere foto ferme, ma è anche vero che se il pavimento, il terreno in cui lo poggi non è sufficientemente stabile, tenderà a muoversi anche lui. Considera anche il materiale del cavalletto. Se tira vento, come qua in questo momento che c'è un vento terribile, un cavalletto in carbonio tende a smorzare le vibrazioni più rapidamente di uno in alluminio, e lo stesso se il terreno, il pavimento su cui lo stai poggiando vibra. Immagina anche banalmente il legno a terra, i tavolati. Ecco, su quel genere di pavimento bisogna fare estrema attenzione a dove e come poggi il cavalletto. In generale, se hai la possibilità, utilizza un supporto, appoggiati, ma quando scatti a mano libera è fondamentale che impugni correttamente la macchina. Ormai siamo abituati ad utilizzare il display posteriore della macchina e a scattare pressappoco così. Questa posizione è instabile. Questa lo è ancora di più perché la mano sinistra, che dovrebbe sorreggere l'obiettivo, in questo modo è poggiata sulla macchina, invece così la sorregge. Se puoi, utilizza il mirino che crea un terzo punto di contatto e tieni le braccia vicino al corpo. Facendo così sarai decisamente più stabile. Quando scatti in verticale la tendenza è a fare questa cosa qui, ma questa mano è appesa. Se tu fai questa cosa qui che sembra innaturale, ma funziona molto meglio, disturbi di meno i tuoi eventuali colleghi perché non hai il gomito che sporge, sei molto più vicino al corpo e questo ti renderà più stabile.
assumi anche una postura corretta con il corpo. Mettersi su un piede solo, con le gambe incrociate, in posizioni strane, non ha tanto senso. La cosa giusta è utilizzare una base d'appoggio importante e appunto tenere la macchina vicini a sé. In questo modo vibrerai molto di meno. Se ne hai la possibilità, come sempre, appoggiati. Altra cosa che vedo spesso fare è che una volta che un fotografo si è posizionato magari si rende conto che è un po' troppo lontano e fa questa cosa qua, oppure è vicino e fa questa. Ecco, questa cosa va evidentemente evitata, perché anziché far così basta che fai questa cosa qua e sei di nuovo stabile. E stesso discorso se devi cambiare la tua altezza, cerca di assumere una posizione stabile che ti permetta di non vibrare. E anche qua io vedo spesso per esempio le persone che scattano a questo modo qui, evidentemente non è il modo più solido, più stabile. Se usi il cellulare, anche qui fai attenzione a non scattare a questo modo col braccio teso, perché è chiaro che così tremerà tutto. Se riesci, insomma, prova a tenerlo il più possibile vicino a te, anche se magari non riesci a vedere benissimo perché è troppo vicino, ma magari inquadri appunto un po' più da lontano e poi quando ti avvicini una mezza idea di quello che stai facendo te la fai e le foto risulteranno senz'altro più ferme. Ovviamente quando utilizzi il cavalletto non schiacciare il pulsante di scatto, utilizza un controllo remoto, l'app del cellulare o al limite l'autoscatto della macchina. L'autoscatto in realtà è anche comodo quando devi scattare con tempi lunghi a mano libera, perché ti permette di appunto attivare il pulsante di scatto, dunque fare questo movimento che sembra piccolo ma comunque qualcosa muove con l'indice, e a questo punto passeranno quei 2 secondi che ti permetteranno di star fermo. Se unisci questo ad una respirazione corretta, dunque tieni il respiro a polmoni pieni nel momento in cui scatti, vedrai che riuscirai ulteriormente ad allungare il tempo di scatto che riesci a tenere a mano libera. La profondità di campo e la qualità dell'attrezzatura li trattiamo insieme. Perché? Perché l'apertura del diaframma, che influenza la profondità di campo, in realtà mette anche una bella pezza alla qualità dell'attrezzatura. Utilizzare un diaframma completamente aperto, dunque avere una profondità di campo estremamente ridotta, difficilmente ti porterà ad avere una nitidezza perfetta, perché avrai una zona estremamente limitata, nitida, e tutto il resto immediatamente diventerà troppo sfocato. Chiudere il diaframma di almeno un paio di valori ti aiuta moltissimo in questo senso, e se il tuo obiettivo non è proprio di qualità eccelsa, il chiudere un paio di diaframmi lo porterà a stare in quell'ambito di prestazioni ottimali. Solitamente i valori tra 5, 6 e 11 sono quelli a cui tutti gli obiettivi, è una generalizzazione, dunque evidentemente dovrai declinarla facendo delle prove, ma in linea di principio 5, 6, 11 sono il range ottimale per far esprimere al meglio un obiettivo. Se l'obiettivo è troppo sporco, puliscilo, non ti preoccupare di 2 granellini di polvere, non succede assolutamente nulla, ma se ci sono ditate o macchie d'acqua, ecco, queste possono influenzare negativamente la nitidezza. Allo stesso modo non utilizzare filtri troppo sporchi, ma soprattutto di qualità scadente. Quando usi il cellulare puliscilo sempre, a prescindere, perché sta in tasca, lo tocchi continuamente ed è normale che la lente sia sporca, e vedrai che anche solo pulendolo la qualità delle foto migliora in maniera drastica. Usa un paraluce se possibile, in linea di principio evita la luce diretta in macchina che abbassa il contrasto e dunque la percezione di nitidezza. Immagina semplicemente quando stai guidando di notte, ti puntano gli abbaglianti in faccia, non vedi particolarmente bene. Alla macchina fotografica succede esattamente la stessa cosa. Ricordati che la fotografia, come tante altre cose della vita, è compromesso, e tutto quello che ti ho raccontato va applicato con un po' di sale in zucca. Se è necessario, alza gli ISO, cerca di applicare tutto quello che ti ho detto alla ricerca dell'impostazione ottimale più efficace per il risultato che vuoi ottenere, ma non fossilizzarti su un aspetto piuttosto che su un altro.
Tieni anche presente che nonostante tutta l'attenzione del mondo, qualcosa in ripresa potrà andare storto e dunque dovrai lavorarci in post-produzione. La cosa che più spesso non funziona è che ottieni delle foto leggermente mosse e, per quanto possa sembrarti strano, c'è un software che fa davvero i miracoli con le foto mosse anche non proprio leggermente. Si chiama Topaz Labs Sharpen AI. È appena arrivato alla versione 4.0 e lo ho recensito sul canale. È uno dei miei software preferiti proprio perché tante volte mi fa veramente meravigliare. Ti linko il video qui accanto, fai clic per guardarlo. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, condividi il video, metti un bel like, iscriviti o abbonati al canale, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.